Una veloce e semplice pulizia di tutta la casa con una sessione di riordino dedicata alle lenzuola. Inizio la pulizia dalla camera da letto, mi infilo gli occhiali protettivi perché ultimamente la polvere mi sta dando fastidio agli occhi. Tolgo il copriletto che poi andrò a rimettere. Una cosa che voglio fare oggi è disinfettare gli interruttori della camera da letto con il dry spray della Stenom, che non bagna il panno, per cui lo posso passare tranquillamente. Come sempre vi ricordo che per vostra comodità vi lascerò i nomi e possibilmente anche i prezzi di tutti i prodotti che utilizzo nel video, nell'info box, quella tendina che potete aprire sotto ogni mio video con tutte le informazioni. Ora passo alla spolveratura dei comodini, prima tutte le cose che trovo sopra e poi la superficie dall'alto verso il basso. La spalliera del letto, tutto il bordo e l'altro comodino. Leggendo un articolo su Focus ho scoperto che la polvere è composta dai frammenti di sostanze presenti nell'ambiente. In quella domestica troveremo, oltre a quelle che portiamo a casa con gli indumenti, dalle briciole degli alimenti, muffe, cellule umane, peli di animali, feci di acari, particelle di detersivo. Questo spiega perché le persone possono essere allergiche alla polvere di un certo ambiente rispetto ad un altro. Perché l'allergia non è data dalla polvere di per sé, ma dalle sostanze contenute in essa. Spolvero i 2 settimanali. Pulizia dei vetri. Lo farò con 2 prodotti eccezionali, il panno vetri della Tupperware, che ha questo tessuto a nido d'ape, e il window spray della Stenom. Con queste 2 armi speciali è davvero un gioco da ragazzi. Ora che ho finito di spolverare posso cambiare le lenzuola. Non mi ricordo se vi ho mai detto dell'etichetta, che solitamente indica il lato che va messo ai piedi del letto. Questo in linea di massima, non per tutte, però solitamente è così. Infilo i 2 angoli ai piedi. Poi posiziono il lenzuolo di sopra tirandolo fino a terra. E verifico se i lati sbordano in egual misura. Poi sistemo la parte alta. Non rimandare a domani ciò che puoi fare oggi. Dimentichiamoci la frase "in effetti questo lo posso fare domani, non ho tanta voglia, sono proprio stanca". Sono tutti pensieri negativi, che se li lascio attecchire li ripeterò sempre più spesso. Ma facciamo subito ciò che deve essere fatto. Staremo subito meglio, trascorreremo la nostra giornata con molta più serenità. Queste 2 federe le ho da una vita, sono praticamente indistruttibili. Me le aveva regalate mia mamma, sono della Bassetti.
aveva fatto una linea molto simpatica con degli animali, ma sto parlando di tanti anni fa. Per spazzare il pavimento chiamerò in mio aiuto il robottino. Chiudo la porta in modo che faccia bene tutta la stanza. Pulisco i vetri della cameretta. Spolvero le superfici orizzontali con il panno microfibra. Ricordiamoci che quando apriamo un armadio o un cassetto e lo troviamo in condizioni pietose, la responsabilità è solo nostra, perché le cose non si spostano e non si accumulano da sole, ma solo grazie a noi. Per questo ho deciso di includere una piccola sessione di riordino in ogni mio video di routine di pulizia. Perché se prima non facciamo ordine, la casa non sarà mai pulita. Questa è la tragica situazione del mio armadio delle lenzuola. Ho provato a usare le scatole per dividere le lenzuola per categoria, ma è fallito miseramente. Ho trovato troppo complicato tirare fuori ogni volta la scatola per prendere un lenzuolo, quindi via le scatole. Ora infilerò i piumoni nei sacchi sottovuoto e li conserverò nel soppalco. Ora raggruppo le lenzuola per tipologia e creo dei completi letto con le due federe, il lenzuolo di sotto e il lenzuolo di sopra, e dividerò i completi in due tipologie, completi semplici e completi copripiumino. Ora vi farò vedere come piego i completi copripiumino. Unisco i due angoli superiori. Piego a metà creando un rettangolo. Piego due volte. Per la lunghezza. Metto una federa piegata alla base e se ce l'ho anche il lenzuolo di sotto. Piego per 2 volte. Infilo in una federa. Distingo i completi copripiumino dagli altri completi proprio in questo modo, infilandoli nella federa. Ora vi mostrerò come piego le lenzuola normali più o meno nello stesso modo. Unisco i due angoli superiori. Piego a metà per la lunghezza e creo un rettangolo. Piego 2 volte per la lunghezza.
Metto alla base le 2 federe e lenzuolo ad angoli e piego 4 volte, lasciando visibile il bordo superiore. Ora i copriletti divido a metà per la lunghezza, unendo i 2 angoli superiori. Divido di nuovo a metà. 2 volte per la lunghezza. 2 volte per la larghezza. Sicuramente voi lo farete in modo più preciso. Quindi avrò i completi copripiumino, i completi semplici, un lenzuolo ad angoli matrimoniale extra, un piumino estivo, federe extra, copriletti. Farò altrettanto per le lenzuola del letto singolo. Nel ripiano in basso ho le lenzuola matrimoniali, in quello di sopra le lenzuola del letto singolo. Pulizia bagno. Tolgo il tappetino e il cestino dei rifiuti. Verso il prodotto nel WC per dargli il tempo di agire. Passo un panno in microfibra asciutto sullo specchio. Spruzzo il detergente all'interno del lavabo e sul rubinetto. Sposto tutte le cose dal ripiano e passo un panno spugna umido. Sto utilizzando la mucchina bagno senza risciacquo. Lascio il tappetino doccia da lavare in modo da non allagare tutto il bagno e andrò a pulire solo il piatto doccia, perché le ante, le cromature le asciugo tutti i giorni dopo la doccia e quindi non necessitano di pulizia. Prima risciacquo con la doccetta, spruzzo il detergente e strofino con la parte ruvida della spugna Vileda. Ora passo alla pulizia del WC e del bidet. Mi infilo i guanti. Utilizzerò la carta e il detergente senza risciacquo.
Per fare prima in bagno non utilizzerò il robot ma la Dyson. Lavo con il mocio le due camere, prima la camera da letto e poi la cameretta. Passo l'aspirapolvere sulle scale. Spolvero il lampadario del soggiorno con lo Swiffer. Spolvero il mobile TV e le librerie. Spolvero la credenza. Sollevo le sedie e pulisco i piedi con uno Scottex bagnato. Pulisco i vetri. Uso la spugna di melamina per togliere macchie dal muro. La cucina è abbastanza pulita. Passerò un pane microfibra bagnato sulla mensola per togliere polvere e grasso. E su tutte le superfici verticali. Passo un pano spugna bagnato sulla cappa e asciugo. Through the thick and thin, and I know it's never gonna end. 'Cause you've been a good friend. Lavo il soggiorno e la cucina e per ultimo il bagno.
through the thick and thin.